Questo è il Logitech G305 che ho comprato 3 anni fa, mentre invece questo è un G305 nuovo. All'apparenza ovviamente non si notano le differenze, ma allora perché l'ho ricomprato? E soprattutto, è possibile che i nuovi modelli siano migliori dei precedenti? Partiamo rispondendo alla prima domanda, ovvero qual è il motivo per cui ho dovuto ricomprarlo. Dopo 3 anni di utilizzo, devo dire anche abbastanza intenso, le dimensioni della rotella in qualche modo sono aumentate. Mettendo i due mouse a confronto, infatti, possiamo vedere che nel G305 nuovo ci sono degli spazi sia ai lati della rotella che davanti e dietro. Nel G305 vecchio, invece, non è rimasto più nessuno di questi spazi, quindi muovere la rotella ora risulta faticosissimo, soprattutto nello scorrimento verso l'alto. Per quanto riguarda il resto, invece, funziona ancora tutto perfettamente e in questi 3 anni di utilizzo non ho mai avuto nessun altro problema, nemmeno di double clicking, che per chi non lo sapesse sarebbe quando si clicca un tasto una sola volta ma al PC vengono inviati 2 segnali. La rotella quindi è stato l'unico motivo per cui ho dovuto comprare un nuovo G305. Ma vediamo ora cosa è migliorato in questo mouse. Beh, per prima cosa il prezzo. 3 anni fa l'ho pagato 39 euro, mentre oggi su Amazon Warehouse è possibile trovarlo anche a meno di 30 euro. Io infatti l'ho ordinato proprio lì cercando questa specifica frase. L'articolo verrà fornito nella confezione originale, la confezione sarà danneggiata, che in genere indica che il prodotto è stato solamente aperto e non utilizzato. Dopo aver ricevuto il pacco, quindi, ho controllato che nella scatola ci fosse tutto e poi è bastato guardare i piedini del mouse in controluce per capire che non era mai stato utilizzato. Tralasciando il fatto che l'ho ordinato bianco e mi è arrivato nero, impugnandolo ho notato subito una cosa in particolare. Il mouse non fa nessuno scricchiolio, neanche se provo a stringerlo con forza. Se prendo il G305 vecchio invece, solo impugnandolo si sente già qualche rumore. E ovviamente più lo stringo, più questi scricchioli aumentano. In questi anni quindi sembrerebbe che la qualità della plastica utilizzata per produrre il mouse sia decisamente migliorata. Per curiosità poi ho voluto controllare se ci fosse una differenza di peso. Il G305 nuovo sembra pesare circa 1 grammo in meno rispetto al vecchio, ma è una differenza normale che può capitare per diversi motivi e anche su 2 mouse nuovi. Teoricamente poi si dovrebbe utilizzare questa batteria stilo, ma per far pesare il mouse molto di meno io utilizzo una mini stilo ricaricabile con questo adattatore. Impugnando il G305 in questo modo poi, cioè senza appoggiarlo al palmo della mano, personalmente non sento il bisogno di dover mettere il copribatteria. Lasciandolo aperto quindi evito di aggiungere questi altri 8 grammi così da far pesare il G305 quanto un G Pro Wireless. Se vuoi vedere un confronto tra questi due mouse, allora ti consiglio di guardare il prossimo video.